andiamo a sostituire il sensore posizione leva cambio, il sensore folle, su un Alfa Romeo Giulietta. Questo sensore crea vari problemi come la disattivazione dello start and stop, lo rende non disponibile, disabilita il DNA e abbiamo la spia motore nel veicolo. In diagnosi vedremo l'errore P1850, P1851. Le prime settimane o mesi sarà un errore intermittente e poi permarrà sempre l'errore. Leggete nella descrizione del video perché alcune informazioni sono riportate in descrizione, quindi è importante. Guardate tutto il tutorial e iscrivetevi al canale che trovate tanti altri tutorial. Innanzitutto andiamo a sganciare la cuffia del cambio. Dobbiamo prendere i due lati destro e sinistro, partiamo prima da un lato, ci sono due clip in ogni lato, noi la afferriamo, la tiriamo verso l'interno, afferriamo la parte sottostante al tessuto, la tiriamo verso l'interno e verso l'alto, la sganciamo, vedete abbiamo due clip, una e due, ed è lo stesso dall'altro lato. A noi ci interessa andare sotto la cuffia a sganciare questo connettore. C'è una linguetta nella parte superiore, si alza la linguetta e si sgancia completamente il connettore. Scolleghiamo così il sensore folle che si trova sotto al veicolo. A questo punto, anche utilizzando il crick in dotazione o la strumentazione che abbiamo, alziamo l'auto da uno dei due lati. Io ho utilizzato quello destro, ma si può fare anche dal lato sinistro. Mettete dei legni, mettete qualcosa per lavorarci in sicurezza, perché occorrerà andare sotto la macchina. Localizzate lo scudo termico, vedete? Questo qui è lo scudo termico e dovremo andare a rimuoverlo. Localizziamo innanzitutto i rivetti, ci sono 4 rivetti, 2 nella parte anteriore e 2 nella parte posteriore. Li andiamo a rimuovere. Io ho utilizzato un avvitatore a batteria con una punta, potete utilizzare in alternativa martello e scalpello. L'importante è rimuovere tutti e 4 i rivetti. Rimossi i rivetti, dobbiamo andare a rimuovere le altre cose che lo tengono fermo. Vedete? I rivetti li ho trapanati, si vedono. Nella parte anteriore dello scudo termico abbiamo 2 clip. Dobbiamo andare con un cacciavite a rimuoverle entrambe. Vi faccio vedere la foto, queste sono le 2 clip. Tenetele da conto perché dopo le rimontiamo. Tolte le clip andiamo a rimuovere questa vite esagonale da 13 mm che tiene la staffa di scarico e poi rimuoviamo queste 4 viti esagonali da 13 mm, sono uguali, sono solo un po' più lunghe di quella della staffa di scarico. Le rimuoviamo tutte. Quando abbiamo rimosso anche quelle 4 viti, lo scudo termico è libero e lo andiamo a sfilare, lo ruotiamo da un lato e lo sfiliamo completamente, lo togliamo proprio. Vedete? Ve lo faccio vedere lo scudo termico. Si ruota un po' la staffa e si sfila lo scudo termico. Ci troviamo questa situazione. A questo punto io per praticità, vedete qua c'è la staffa staccata, ho rimesso le viti nel supporto in plastica per tenerlo fermo e lavorarci meglio. Però è un optional, diciamo che non è un'operazione obbligatoria. Dopodiché con il cacciavite si posiziona il cacciavite qui, vedete il punto esatto, e si fa leva al centro e nei lati. Fateci leva senza romperlo e sfilate il coperchio. Vi trovate questa situazione, qui abbiamo il nostro sensore folle, il sensore che dobbiamo andare a sostituire. Innanzitutto ho rimosso la parte in gomma, il gommino vedete con un cacciavite, poi con un cacciavite ho rimosso la sua clip gialla, l'ho spostata lateralmente, si sposta circa di 2 cm e per ultimo abbiamo i rebbi, abbiamo 2 ganci a forcella che si fissano, vedete, con un cacciavite lo mettete in mezzo, fate leva e si sfilano senza problemi. Ci troviamo in questa situazione dopo che abbiamo tolto il sensore, ve lo faccio vedere meglio. Questo è il nostro sensore, vedete i rebbi che si vanno ad agganciare lì, vedete
li ho appoggiati, la clip gialla che si sfila lateralmente, basta infilarci un cacciavite e viene subito la clip, e poi c'è il suo connettore che si infila qui insieme al cavo e al gommino che va a chiudere il foro. Rimuoviamo completamente il sensore, ci troviamo questa situazione, vedete? Questo è il sensore, guardate, abbiamo il connettore, il tappo in gomma, i rebbi, i ganci a forchetta che vi dicevo e la clip gialla che si sfila lateralmente. Il sensore non funzionava più perché si sono tranciati i cavi. Trovate in descrizione il link del ricambio compatibile, ordinate il sensore nuovo. Vedete perché non funzionava più, si sono completamente tranciati i cavi, ma sono proprio secchi. Prendiamo il nostro sensore nuovo e lo andiamo a posizionare. La posizione per lavorare non è delle più comode, ma comunque se dotatevi di una torcia, di qualche cosa per illuminare, si riesce. Si inseriscono prima di tutto i due rebbi, i due ganci a forchetta, poi si inserisce nella parte zigrinata la parte anteriore del sensore e si chiude con la sua clip gialla. Nel sensore nuovo trovate un anello rosso, quello serve solo per posizionare il sensore, dopo si sfila. Si rimuove, non serve, non fa parte del sensore montato, diciamo. Qui si va ad inserire il suo connettore con il cavo, dopodiché si chiude con il gommino in gomma, si posiziona con un cacciavite, si infilano tutti i bordi per bene, vedete. Dobbiamo trovarlo così. Andiamo a riposizionare il coperchio, prima si aggancia da un lato e poi dall'altro, lo riposizioniamo. A questo punto andiamo a rimuovere tutte le viti che avevamo messo per tenerlo fermo mentre ci lavoravamo, che è un'operazione, come avevo detto, facoltativa. Prendiamo il nostro scudo termico, lo andiamo a riposizionare, si infila da un lato, attenzione alla staffa dello scarico. Una volta posizionato si inizia a rimontare tutto. Si riposiziona la staffa. Quando andate a rimettere la sua vite esagonale da 13 mm è la vite corta delle 5, la più corta. Si rimettono le 4 viti esagonali del supporto in plastica, sono le viti lunghe. Le stringiamo, poi andiamo a riposizionare le sue due clip sulla parte anteriore. Se le avete piegate molto togliendole con una pinza le sistemate un pochettino, cercate di dargli la loro forma e poi le inserite con qualche cosa, con una pinza, con qualcosa le spingete dentro il più possibile. Dove sono stati rimossi 4 rivetti potete mettere altri rivetti, mettere delle viti oppure anche non mettere nulla. La cosa migliore sarebbe mettere delle viti, però lo scudo termico rimane fermo anche senza metterci delle viti, diciamo. Poi si torna nel posto di guida, si collega il connettore sotto la cuffia del cambio e si raggancia la cuffia del cambio. Si ragganciano le due clip laterali. A questo punto abbiamo ancora l'errore memorizzato in centralina. Andiamo nel posto di guida, localizziamo la porta OBD, si apre questo sportellino, con le dita dalla parte alta si sgancia, dietro allo sportellino nero troviamo la nostra porta OBD. Questa è la porta OBD che ci serve per fare la diagnosi e la cancellazione degli errori. Ci dotiamo di un'interfaccia OBD compatibile. Vi lascio il link di questa qui in descrizione, la trovate direttamente su Amazon a pochi euro. La potete lasciare anche montata se
se chiudete lo sportello si riesce a chiudere comunque, ha il suo tasto di accensione, si va ad inserire, si accende col tasto anteriore, si gira la chiave nel veicolo di uno scatto per accendere il quadro strumenti. Abbiamo in questo caso lo smartphone con l'applicazione Alpha OBD, uno smartphone Android. In alternativa si può fare anche dal computer, trovate i tutorial nel canale per farlo sia con Multi EcoScan sia per farlo con Alpha OBD, il programma sul computer. Colleghiamo il Bluetooth del dispositivo smartphone o tablet alla OBD, all'interfaccia. Mettiamo il PIN 1234, lo si trova nelle istruzioni dell'interfaccia. Effettuiamo il collegamento. Torniamo sulla pagina principale, andiamo in alto su Preferenze, clicchiamo, Linguaggio, lo apriamo, Italiano. Andiamo a cliccare su Interfaccia OBD, impostiamo Helm 327 Bluetooth. Torniamo nella schermata principale, su Mia interfaccia clicchiamo sul simbolo Bluetooth e facciamo il collegamento. Andiamo a scegliere la marca e il modello dell'auto, in questo caso Alfa Romeo Giulietta, e la funzione motore. Selezioniamo la centralina. Clicchiamo su Collegare. Effettuerà il collegamento in pochi secondi. Se non dovesse andare, spegniamo, riaccendiamo l'OBD e rigiriamo la chiave nel veicolo. Una volta effettuato il collegamento, andiamo in basso dove c'è scritto Check. Leggi tutti gli errori. Vedete P1850. Abbiamo tutti i guasti qui. Vedete, c'è solo questo qui, che è il sensore posizione leva cambio. Se si va giù si possono vedere i dettagli dell'errore, sensore posizione leva cambio presenti. Facciamo azzera guasti. E andiamo a cancellare l'errore presente in centralina. Confermiamo. Abbiamo così cancellato l'errore. Iscrivetevi al canale per vedere tutti gli altri tutorial.